Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete vedere con i The Lovers Path Tarot, questo meraviglioso mazzo che ho già ragazzi usato diverse volte appunto sul canale, a cui ho dedicato proprio una singola e specifica playlist. E ovviamente, come potete ben ricordare, è un mazzo che si ispira alle grandi storie d'amore, alle storie d'amore leggendarie, mitologiche, ma anche realmente vissute. Ovviamente ragazzi, storie travolgenti, molto passionali, alcune tragiche, altre per fortuna a lieto fine, sia appartenenti alla tradizione culturale e letteraria occidentale che anche ovviamente orientale. Basti pensare per esempio Romeo e Giulietta, Iside e Osiride, Ginevra e Re Artù, Amore e Psiche, Sherazade e Shahryar, quindi storie d'amore in cui ovviamente ragazzi i protagonisti con le loro vicende, azioni, sentimenti, passione, odio, dolore, anche sofferenza, ecco, permettono di arricchire appunto con moltissimi significati e dettagli in più non soltanto ogni singolo arcano ovviamente, ma anche tutta la stesa, quindi aiutano veramente molto la lettura. Io comunque vi lascio il link in descrizione ovviamente di un mio video precedente in cui appunto descrivevo in maniera molto dettagliata questo mazzo per chiunque ovviamente sia interessato a conoscere chiaramente qualcosa in più circa questo davvero originale e meraviglioso mazzo. Dunque ragazzi, ovviamente come avrete già letto nel titolo ovviamente del video, quest'oggi cercheremo di capire qualcosa in più su una persona con la quale avete avuto una storia, una frequentazione che è scomparsa, è sparita nel nulla, come purtroppo accade molte volte. Una persona che è sparita senza una ovviamente particolare motivazione e ovviamente soprattutto senza darvi una spiegazione chiaramente del suo comportamento. Cerchiamo di capire quindi ad oggi questa persona che cosa abbia intenzione di fare, per esempio se nel caso in cui abbia intenzione di tornare da voi, magari scrivervi, magari anche chiedervi scusa, oppure comunque nel caso in cui questa persona per esempio abbia un'altra donna al suo fianco o comunque un'altra compagna, un altro compagno, ecco, cerchiamo di capire se ci possa essere stato inganno, tradimento, menzogna. Cerchiamo di capire soprattutto ad oggi questa persona, se vi pensa chiaramente, cosa pensa ancora di voi, cioè che immagine ha ad oggi ovviamente di voi. Cerchiamo di capire dunque che cosa farà questa persona a breve termine e a lungo termine e soprattutto posizione fondamentale a mio avviso in ogni stesa, cercare obiettivamente di capire che cosa è utile fare e non fare, quindi il consiglio degli arcani nel caso in cui questa persona torni o non torni, d'accordo? Quindi come avrete capito utilizzerò un metodo che ho appunto già usato sul canale che prevede 5 coppie di carte, quindi andremo ad utilizzare ed estrarre ben 10 arcani, maggiori ovviamente e minori, per cercare un po' ovviamente di capire qualcosa in più circa ovviamente questa situazione comunque così delicata. Questo sarà un video a una sola variante. Voi sapete che io sul canale tendo ad alternare video a doppia variante o video a una variante unica, ovviamente per cercare di accontentare un po' tutti, perché so che alcuni di voi amano tantissimo la doppia variante, quindi la possibilità proprio di scegliere, altri invece la variante unica. Ecco, quest'oggi ovviamente sarà un video a variante unica. Io comunque tendo ad alternare, ragazzi, sul canale comunque video a doppia variante, anche a quadrupla variante, quindi obiettivamente comunque avrete modo di trovare questo stesso titolo anche ovviamente nei video a doppia variante per chi comunque voglia saperne qualcosa in più circa questa situazione ma avendo la doppia variante. Quindi nel mio canale ci sono ovviamente ordinatamente ben disposte tutte le playlist, quindi chi vuole può ovviamente andare anche a cercare qualche altro video ovviamente inerente a doppia variante.
Dunque, come sempre, ovviamente iniziamo a mescolare il mazzo con queste meravigliose carte dei The Lovers Path Tarot e ovviamente cerchiamo anche appunto di capire dunque qualcosa in più circa questa persona che ovviamente è scomparsa senza darvi alcuna spiegazione, ovviamente affidandoci al principio di sincronicità. Vediamo un po'. Perfetto, ora appunto iniziamo a stendere le carte sul tavolo di stesa. Dunque, possiamo appunto iniziare a ovviamente occuparci della stesa. Come sempre, ovviamente ragazzi, io allontano momentaneamente chiaramente il resto del mazzo dal tavolo di stesa, ovviamente per cercare di fare ovviamente più spazio. E dunque, come potete vedere, appunto, qui abbiamo le 5 coppie di carte. In prima posizione, ovviamente, cerchiamo di capire che cosa abbia portato questa persona a questa chiusura, quindi le cause ovviamente del passato inerenti appunto a questo comportamento, cioè la sparizione improvvisa di questa persona. In seconda posizione, quindi ovviamente queste due appunto carte, cerchiamo di capire ad oggi questa persona che cosa ovviamente pensa di voi, che immagine ad oggi ha di voi. In terza posizione, quindi queste due carte, cerchiamo di capire se questa persona appunto agirà in qualche modo, in maniera concreta, se vi scriverà e obiettivamente eventualmente come agirà, cosa farà, quindi se resterà per esempio ancora ferma sulle sue posizioni. In posizione centrale cerchiamo appunto di capire l'esito, cioè se nei prossimi mesi questa storia comunque riprenderà, se questa persona ritornerà, si farà di nuovo sentire, e in questa posizione, quindi fondamentale, alla base, come potete vedere appunto di tutta la stesa, cerchiamo di capire il consiglio degli arcani, cioè che cosa ovviamente sarebbe meglio fare e non fare, sia nel caso in cui questa persona torni, che nel caso in cui questa persona non torni. Quindi fondamentalmente il consiglio degli arcani. Dunque, iniziamo appunto dalla prima posizione, ossia cerchiamo appunto di capire perché questa persona è fuggita, cioè le cause inerenti al passato, ovviamente, della vostra storia. Allora ragazzi, qui abbiamo il 9 di bastoni e il fante di coppe. Allora, in questo caso abbiamo abbinamento appunto bastoni e coppe, che ovviamente in questo mazzo rappresentano ovviamente rispettivamente l'amore tra Sigfrido e Brunilde e l'amore tra Tristano e Isotta. Quindi chiaramente diciamo due legami particolarmente forti, particolarmente importanti, quindi un ottimo connubio tra dolcezza, romanticismo, sentimento e ovviamente anche attrazione fisica, perché qui abbiamo i bastoni e ovviamente abbiamo il fuoco. Chiaramente ragazzi sono due storie veramente molto belle, soprattutto direi la storia, l'amore appunto tra Sigfrido e Brunilde. Brunilde era una delle bellissime valchirie figlie di Odino, lei ovviamente ne era la preferita,
ad un certo punto Brunilde, questa bellissima Valchiria, decide di ribellarsi al volere del padre e di conseguenza decide appunto di salvare una coppia, Sigmund e la propria moglie. Successivamente, dopo molti anni, ovviamente lei si renderà conto di aver salvato appunto i futuri genitori del suo appunto Sigfrido, quindi obiettivamente l'uomo di cui lei si innamora. Chiaramente, ragazzi, questa storia, in particolar modo la figura di Brunilde, ovviamente parla di un amore, quello inizialmente tra Sigmund e la propria moglie, ecco, un amore che chiaramente riuscirà ad intenerire il cuore appunto della severa Valchiria Brunilde. Quindi l'amore ha un potere immenso, ma è un potere che appunto poi va anche a risarcire, perché obiettivamente comunque il buon cuore di Brunilde verrà poi appunto premiato facendole proprio incontrare l'uomo della sua vita, cioè Sigfrido, che ovviamente è proprio il figlio di Sigmund, quell'uomo che lei aveva risparmiato, ovviamente ponendosi in opposizione rispetto all'ira del proprio padre, ovviamente Odino. Quindi l'amore viene rappresentato in questo caso come obiettivamente un amore capace di tutto. Un amore però anche destinato molto spesso appunto a, diciamo, sofferenze abbastanza importanti, come nel caso invece appunto della leggenda, della storia di Tristano e Isotta, che ovviamente rappresenta purtroppo una storia chiaramente non a lieto fine, proprio perché appunto Tristano, diciamo che si è innamorato perdutamente della futura moglie del proprio appunto re Marco di Cornovaglia, che lo aveva tra l'altro trattato come figlio, cresciuto proprio come un figlio, però l'amore ovviamente è cieco e Tristano si innamora appunto della moglie di Re Marco, quindi appunto Isotta, e ovviamente purtroppo dopo svariate peripezie appunto Tristano e Isotta moriranno entrambi, ovviamente a causa di tranelli, in particolar modo ideati proprio dalla gelosia della futura moglie di Tristano, anch'ella di nome appunto Isotta. È chiaro che obiettivamente è un amore, quindi non a lieto fine. Ecco che sicuramente in questo caso, nonostante quindi questa persona, tornando ovviamente alla stesa, abbia tentato appunto in tutti i modi di appunto procedere nel rapporto con voi, in questo caso obiettivamente tutti i suoi tentativi, diciamo, sono stati resi vani da una paura interiore molto forte che ha appunto questa persona riguardante le responsabilità. Il 9 di bastoni infatti rappresenta, diciamo, la responsabilità di, ovviamente, vedete, difendere qualcosa in cui si crede. Quindi, obiettivamente, di in qualche modo sconfiggere anche eventualmente nemici, rivali, avversari, proprio come fece appunto invece Sigfrido, che ovviamente aiutò Brunilde dall'ira di Odino. Ecco che obiettivamente in questo caso appunto questa persona non è stata in grado di proteggere voi e il vostro rapporto, ma vi ripeto, in particolar modo da se stesso. Quindi una persona che, come tipico del 9 di bastoni, non riesce a prendersi, diciamo, delle dovute responsabilità. Qui abbiamo infatti un paggio di coppe che rappresenta comunque un atteggiamento giovanile, però in questo caso infantile. Cioè è chiaro che questa persona ovviamente ha un atteggiamento molto, diciamo, immaturo nei confronti dell'amore, del rapporto di coppia, o perché è una persona proprio anagraficamente molto giovane e quindi ragazzi ci sta,
oppure perché obiettivamente, vi ripeto, è una persona che nonostante l'età anagrafica proprio non sa gestire se stesso e ovviamente l'amore. Quindi vi ripeto, sicuramente questa è una persona che non ha agito allontanandosi da voi per in qualche modo ovviamente ferirvi o comunque per causarvi diciamo dei problemi altri. Questa è una persona che ovviamente si è allontanata da voi perché è una persona fondamentalmente immatura e infantile, cioè non è una persona in grado di, vedete, difendere ciò in cui magari crede, obiettivamente perché appunto è una persona che ha un atteggiamento troppo immaturo. È una persona che non sa gestire proprio l'amore in quanto a rapporto di coppia, quindi è sicuramente una persona che ha un atteggiamento, vedete, troppo scanzonato e appunto maldestro nei confronti del rapporto, per cui ovviamente, come tipico delle persone ovviamente più inesperte e giovani, innanzitutto non sa confrontarsi con il problema e soprattutto è una persona che di fronte ad una difficoltà tende semplicemente a fuggire. Quindi è una persona obiettivamente molto infantile, non è la persona giusta chiaramente per portare avanti un rapporto. Però vi ripeto, questa persona non è fuggita da voi perché non ha interesse nei vostri confronti. Questa è una persona che è fuggita da voi perché obiettivamente ha avuto paura di prendersi delle responsabilità, ricordatevi 9 di bastoni, responsabilità inerenti il difendere, diciamo, il vostro rapporto, ovviamente da per esempio difficoltà, ostacoli, avversari, cioè nel caso in cui il vostro sia stato un rapporto con una persona impegnata, questa persona non è stata in grado di gestire la doppia relazione. Nel caso in cui questo è un rapporto ovviamente che voi avete avuto con una persona libera, magari ovviamente mal consigliata da un genitore piuttosto che da amici contrari alla vostra storia, questa persona non è stata in grado, diciamo, di zittire questi rivali, questi nemici, queste male lingue, d'accordo? Quindi è una persona che obiettivamente fa fatica a prendersi delle reali responsabilità. Quindi questa ovviamente persona è da un punto di vista emotivo fortemente immatura. È una persona che anche invia dei messaggi, perché ovviamente il fante rappresenta, diciamo, anche delle comunicazioni, dei messaggi, diciamo, in questo caso non veri, non realistici. Quindi è una persona che tende, diciamo, ad illudere le altre persone, poiché evidentemente parla troppo, fa, diciamo, il passo più lungo della gamba. È una persona che molto spesso promette cose che neanche lui stesso potrebbe mai in un'altra vita riuscire a ovviamente portare a termine e a realizzare. Cioè è una persona che obiettivamente a volte non crede neanche lui stesso in ciò che dice, quindi potrebbe non essere una persona del tutto sincera. Inoltre parla di doppiezza, quindi è una persona che potrebbe, diciamo, aver mentito o avuto, diciamo, la classica seconda faccia, quindi una persona che potrebbe aver mostrato un atteggiamento appunto molto brillante, comunque con una reale progettualità. In realtà questa progettualità non esisteva, quindi potrebbe aver proprio mentito per ottenere ovviamente dei favori, d'accordo? Da ovviamente parte vostra. Quindi qui c'è tanta immaturità, ci sono atteggiamenti contraddittori, abbiamo una persona che tendenzialmente non ha agito per, diciamo, ledere voi, ma perché fortemente immatura, abbiamo una persona che di fronte ovviamente alla prima difficoltà scappa, come è classico di tutti i fanti, ed è ovviamente una persona che non è stata in grado di proteggere, 9 di bastoni, il vostro rapporto da interferenze terze.
È chiaro che però, vi ripeto, qui potrebbe esserci anche una forte componente per quanto riguarda la menzogna. Quindi diciamo che potrebbe a volte aver volutamente mentito per ottenere da voi, diciamo, un riscontro da un punto di vista pratico, ragazzi, da un punto di vista ovviamente sessuale. Quindi ecco, non avete proprio incontrato la persona più sincera del mondo, Vediamo ora in queste altre due posizioni, invece, appunto, ad oggi questa persona obiettivamente, appunto, che cosa pensa chiaramente ancora di voi. Allora, in questa posizione abbiamo il giudizio, in quest'altra posizione abbiamo il re di spade. Allora, ragazzi, come potete vedere, appunto, qui abbiamo Elizabeth, che ovviamente è legata alla coppia Elizabeth-Tannhäuser, che ovviamente rappresenta appunto una storia d'amore, anche in questo caso, diciamo, purtroppo non proprio a lieto fine, proprio perché comunque Tannhäuser si fa sedurre, diciamo, ovviamente dalla mondanità, decide di lasciare appunto il regno e ovviamente anche il suo vero amore Elizabeth, questa donna molto seria, virtuosa, che appunto obiettivamente continuerà ad amarlo nonostante appunto ovviamente la sua lontananza, una donna che però ovviamente per l'eccessivo dolore chiaramente perde successivamente la vita, nonostante poi il ritorno ovviamente del suo amato, che si renderà conto di aver fatto una grande sciocchezza allontanandosi ovviamente da lei. Quindi tornerà da lei pentito, però purtroppo ovviamente lei non, diciamo, in qualche modo riuscirà a superare il dolore. Quindi nella scelta, diciamo, tra amore sacro rappresentato da Elizabeth e amore profano, tutte quelle altre appunto relazioni che poi lui stringerà allontanandosi da lei, ecco che obiettivamente inizialmente sceglie l'amore profano per poi tornare dall'amore sacro. Obiettivamente però poi quando ritornerà Elizabeth non sarà obiettivamente più disponibile, in questo caso perché ovviamente secondo questa storia così struggente lei morirà, ma ovviamente è una storia che fuori di metafora parla comunque di una indisponibilità successiva da parte della persona abbandonata. Quindi la carta del giudizio parla in questo caso sì di un desiderio di rinascita, quindi questa persona, diciamo, sa che nel vostro cuore potrebbe ancora esserci la volontà, vedete, in qualche modo di attendere ancora il suo ritorno, proprio come ha fatto Elizabeth con appunto il suo amato Tannhäuser, però è chiaro che in questo caso è una persona che dà quasi per scontato il fatto che obiettivamente nel momento in cui lui possa tornare potrebbe proprio non trovare più voi disponibile, perché chi abbiamo qua? Questo affascinantissimo re di spade, perché ovviamente dal suo punto di vista voi avete o avreste sicuramente già qualcun altro. Quindi, d'accordo, lui vorrebbe ritornare, questa è proprio una coppia di tarocchi, diciamo, facilmente interpretabili, il giudizio con il re di spade, proprio perché in questo caso appunto rappresenta, diciamo, un ritorno che si rivelerà poco, diciamo, proficuo, perché lei è già impegnata con un altro. Quindi questa persona ovviamente pensa che dal vostro punto di vista, nonostante voi possiate averlo aspettato a lungo, ecco che comunque ad un certo punto la situazione va ad interrompersi, proprio ovviamente grazie all'arrivo di un altro re. Quindi una persona adatta a voi, secondo lui, perché lui lo vede come un re, quindi una persona forte, una persona matura, mentre lui è un fante, quindi una persona ovviamente molto responsabile.
una persona che finalmente ovviamente sa prendersi quelle responsabilità, 9 di spade, che lui ovviamente non è stato in grado di prendersi. Quindi obiettivamente questa è una persona che, vi ripeto ragazzi, dà praticamente per scontato il fatto che dopo ovviamente averlo atteso tanto, sicuramente anche voi, nonostante tutta la vostra dedizione, potreste poi appunto decidere di cambiare completamente strada. Il giudizio parla proprio di questo, cioè obiettivamente delle, in qualche modo appunto, cambiare strada, quindi cambiare partner per rinascere. Il giudizio è proprio una rinascita, quindi obiettivamente è una persona che dà per scontato che il suo comportamento è stato talmente doloroso come lo è stato per Elizabeth. È stato un comportamento talmente deludente che appunto, nonostante tutta la vostra buona volontà, ad un certo punto voi poi vi siate del tutto stancate e che siate addirittura anche già in questo momento con questo re di spade, cioè lui pensa che o già ci sia questo re di spade al vostro fianco o che sicuramente ci sarà. D'accordo? Tra l'altro le spade, ragazzi, rappresentano ovviamente un'altra grandissima storia d'amore, che è quella tra ovviamente amore e psiche. Un amore in questo caso comunque a lieto fine, un amore che però ha dovuto in qualche modo, diciamo, attraversare delle fasi, diciamo, di prova, quindi delle prove successive che la bellissima psiche in qualche modo ha dovuto superare, volute dalla perfida Venere, la madre appunto di Cupido, per dimostrare ovviamente tutta la sua passione, il suo amore per ovviamente il figlio Cupido. Ecco che ovviamente dopo averla messa alla prova più e più volte, perché ovviamente Venere non aveva questo aspetto così bonario come spesso, diciamo, le viene attribuito, anzi era molto gelosa non soltanto della bellezza di Psiche, ma anche del ruolo che aveva ovviamente al fianco del proprio figlio, che aveva perso completamente la testa per questa ragazza così meravigliosa. Ecco che però dopo aver superato appunto molte prove, chiaramente Psiche riuscirà a ricongiungersi al suo amato. Chi però aiuterà ovviamente in questo momento di difficoltà Psiche? Proprio Cupido, che la aiuterà ovviamente a superare queste prove, perché alcune sono state particolarmente cattivelle da parte di Venere. Ecco che obiettivamente da parte del vostro ex c'è questo pensiero, cioè il fatto che questa nuova persona che c'è già o ci sarà nella vostra vita vi aiuterà a superare le prove dolorose della vita, proprio come Cupido ha fatto appunto con Psiche. Quindi sa che questa è la persona giusta per voi, è una persona che sa di non essere la persona giusta per voi, proprio perché lui è un fante che non è appunto stato in grado, e non è, ragazzi, secondo me comunque ancora, tuttora ovviamente capace di prendersi le proprie responsabilità, perché vedete si fa fermare anche semplicemente dalla possibilità o dall'ipotesi che voi comunque abbiate qualcun altro al vostro fianco. Quindi sicuramente questa è una persona che dà per scontato che voi abbiate già nel momento presente o che avrete già un'altra persona al vostro fianco, un vero e proprio rivale, un re di spade, che vi farà sicuramente perdere la testa. Una persona però appunto molto matura e molto saggia, che ha saputo aiutarvi in questo momento di distacco da lui, o che saprà aiutarvi in questo momento di distacco e di dolore che lui appunto ha provocato a voi scappando, fuggendo. D'accordo? Quindi obiettivamente è una persona che immagina già voi presso altri lidi. Vediamo, ragazzi, in questa terza posizione invece appunto che cosa abbiamo, ossia posizione inerente i movimenti nell'immediato futuro ovviamente da parte di questa persona. Qui abbiamo la regina di coppe che rappresenta la consultante, e qui abbiamo il 14° arcano ovviamente della temperanza. Allora, torniamo di nuovo appunto alla regina di coppe, quindi ovviamente all'amore triste
tra appunto Tristano e Isotta, di conseguenza appunto comunque lui vi pensa ancora, vi vede ancora come regina di coppe, quindi come una donna molto bella, una donna empatica, una donna dal grande cuore, una donna intelligente, insomma una donna ideale per lui ma anche per tantissimi altri uomini, quindi sa che sicuramente voi avete una luce interiore ed esteriore assolutamente invidiabile. Quindi vi vede ancora come regina di coppe, cioè prova ancora comunque delle emozioni, un sentimento, un'attrazione nei vostri confronti, cioè questo ovviamente è un dato di fatto, cioè non si può dire che questa persona non vi stimi, non vi apprezzi o che non provi più nulla per voi, questo assolutamente no, anzi vi ripeto è una persona che vi vede ancora straordinariamente come la sua regina di coppe, quindi come una donna bella e una donna molto valida. In questo caso ragazzi abbiamo appunto la carta, il 14° arcano maggiore, la carta della temperanza, che ovviamente rappresenta l'amore tra Venere e Vulcano, come potete vedere. Ecco, questo sicuramente è stato un amore molto particolare, proprio perché nasce appunto dall'unione tra appunto due persone diametralmente opposte, cioè Venere rappresenta ovviamente appunto la bellezza, mentre appunto purtroppo vedete Vulcano viene rappresentato appunto come un uomo non proprio diciamo di bell'aspetto, tra l'altro viene molto spesso anche identificato appunto come il dio zoppo. Ecco, obiettivamente un uomo dunque di non proprio bell'aspetto, Venere non gli fu sempre fedele, questo ovviamente si sa, aveva un temperamento abbastanza diciamo birbantello, ecco questa bellissima dea. Nonostante questo e a dispetto diciamo di quanto possano essere stati comunque criticati presso ovviamente gli altri dei, le altre divinità, ecco che questo matrimonio, quest'unione durò. Obiettivamente perché chiaramente nonostante molto diversi sia fisicamente che ovviamente anche caratterialmente, ecco che diciamo che questo rapporto, quindi nonostante tutte le varie difficoltà, tradimenti, allontanamenti, incomprensioni, continuò comunque a perdurare perché comunque c'era qualcosa che li univa. Due persone tanto diverse, ma comunque da essere del tutto complementari, proprio come ovviamente le due parti di una stessa mela. Cioè entrambi riuscivano a bilanciarsi, ciò che aveva lei non aveva lui e ciò che aveva lui non aveva lei. Quindi sicuramente questa persona sa, e questo ve lo do per certo, che prima o poi, tornando, perché la temperanza parla di un ritorno, sa che comunque da parte vostra non avrà le porte chiuse, perché voi sarete sempre la sua regina di coppe, una donna empatica, una donna buona, capace ovviamente comunque sempre di perdonare. La temperanza ha un dato però negativo, le tempistiche, cioè la temperanza ovviamente è una carta molto lunga, è obiettivamente tra gli arcani più lunghi, chiaramente tra tutti i tarocchi, tra tutti gli arcani maggiori, similmente per esempio alla giustizia e ovviamente all'eremita. Quindi il ritorno da parte di questa persona, dal suo punto di vista, ci sarà, quindi lui ha intenzione di tornare, ma ahimè con tempistiche medio-lunghe, che vanno grosso modo da 1, 2, 3 mesi circa, addirittura ad un massimo di 6 mesi ed oltre anche. Quindi stiamo parlando di tempistiche lunghe. Tra l'altro, ovviamente è una carta legata al segno della Vergine, quindi obiettivamente al periodo, diciamo, di fine estate. Quindi questa è una persona che ha intenzione di tornare da voi e di riscrivervi, perché la temperanza prevede appunto comunque delle sorprese,
un riequilibrio e soprattutto è un arcano che parla proprio di riappacificazione, di rigenerazione, perché è la carta della guarigione, di un sentimento e di un rapporto che era entrato in crisi. E soprattutto è una carta legata ovviamente alla comunicazione, ovviamente che può avvenire in varie modalità, quindi per esempio attraverso i social, attraverso WhatsApp, una telefonata. Quindi è una persona che sta pensando ad una risoluzione, ad una riappacificazione. È una persona che ovviamente sa però purtroppo che per tornare da voi obiettivamente necessiterà di molto tempo. È chiaro che in questo caso il ritorno da parte di questa persona sarà un ritorno graduale, perché la temperanza, quindi non è il 2 di coppe, questa persona tornerà inizialmente volendo riprendere un rapporto, diciamo, di comunicazione e di vicinanza, quindi più che altro di amicizia, proprio per cercare, diciamo, di sondare ovviamente il terreno. Vi ripeto, il suo ritorno sarà per voi ovviamente un'ottima sorpresa, anche se, ahimè, con tempistiche che potrebbero essere piuttosto lunghe. Ovviamente, come tutti gli arcani, ha tempistiche che coprono un lasso di tempo. Quindi, vi ripeto, potrebbe tornare entro un paio di mesi, ma potrebbe purtroppo tornare anche addirittura oltre i 6 mesi, sino ad arrivare addirittura a tempistiche di un anno. Dunque, questa persona sicuramente tornerà con una comunicazione che vi sorprenderà e darà praticamente per scontata la vostra buona collaborazione, perché vi vede come una regina di coppe e a mio avviso ha ragione, proprio perché ovviamente queste due carte parlano appunto comunque di una ripresa effettiva delle comunicazioni. Quindi, nonostante voi possiate magari realmente avere questo re di spade, tra di voi ricomincerà comunque una situazione di, diciamo, comunicazione molto più pacifica, però non almeno inizialmente un rapporto di coppia, perché la temperanza parla comunque di una vicinanza tra due persone molto diverse, appunto come Venere e Vulcano, che però cercheranno, diciamo, di comprendersi, di capirsi e di vedere, diciamo, ristabilito, se non altro, un ponte comunicativo fra di voi. Quindi la carta della guarigione, della riappacificazione, cioè farete pace. Quindi questa persona potrebbe proprio chiedervi scusa, ma dal mio punto di vista, dal vostro ovviamente conto, ci sarà comunque un accettare le scuse da parte di questa persona, cioè evidentemente riuscirete, come tipico della regina appunto di coppe, a capire, a comprendere questa persona e il suo gesto. Non so come farete obiettivamente, perché un atteggiamento del genere è veramente molto doloroso da subire, però evidentemente voi riuscirete a comprendere, diciamo, la sua posizione, d'accordo? Ora vediamo, ragazzi, in posizione centrale appunto l'esito finale, quindi come procederà ovviamente questo rapporto. Qui abbiamo di nuovo un fante di denari e in questo caso abbiamo la carta della forza. Di nuovo, vedete, Sigfrido ritorna molto spesso in questa stesa l'amore tra Brunilde e Sigfrido. Evidentemente il vostro è stato un rapporto di questo genere, molto, diciamo, focoso, molto intenso. Brunilde era una valchiria bellissima, di una sensualità e di un erotismo incredibile, una donna forte, una donna coraggiosa, quindi una donna che ovviamente piaceva, Chiaramente aveva un parterre di corteggiatori, lei ovviamente si è innamorata del suo Sigfrido. Allora, chiaramente confermo quello che vi ho detto sino ad ora, cioè una carta di ritorno, la forza e soprattutto ovviamente il fante di denari, che parla ovviamente di comunicazione come chiaramente tutti i fanti.
Chiaramente, vi ripeto, in questo caso la carta della forza parla di un tentativo proprio da parte di questa persona, appunto, che riuscirà finalmente ad agire in maniera molto matura, cosa che non è riuscito a fare in passato. Ecco che invece in questo caso riuscirà a difendere la sua Brunilde, appunto, da qualsiasi tipologia di problema e ostacolo. Quindi questa persona agirà con coraggio, agirà con forza e porterà ovviamente ad una trasformazione il vostro rapporto. Una carta di grandi azioni e soprattutto una carta di coraggio. Questa persona, ragazzi, in passato è fuggita, ve l'ho detto, per vigliaccheria. Quindi è una persona che non ha dimostrato particolare coraggio, bensì si è comportata da persona pusillanime, quindi una persona un po' codarda. Ecco, questa persona tornerà da voi trasformata, cioè agirà con forza, con coraggio, attraverso grandi azioni, con un atteggiamento appunto di leader, proprio perché deciderà appunto di riconquistarvi. La forza parla appunto di grande desiderio fisico, cioè voi piacerete molto a questa persona, che si sentirà ovviamente terribilmente attratta da voi e dunque obiettivamente vorrà in qualche modo forzare la mano anche di fronte a delle sue stesse paure, cioè anche nel caso in cui voi abbiate un compagno, a questa persona poco importerà, nonostante questa presenza ad oggi in qualche modo la possa invece vincolare e trattenere dal muoversi. Ecco che in futuro questa persona si stancherà di aspettare e agirà, vedete, sotto l'impulso proprio della passione e della tenacia nella sfera proprio affettiva e nei sentimenti. Quindi avrà un atteggiamento molto costruttivo proprio per cercare di in qualche modo, diciamo, riottenere la vostra fiducia e agirà in maniera molto sincera, quindi vi racconterà anche tutto e soprattutto, ragazzi, non ve lo nego, la carta della forza parla proprio di un'attività sessuale intensa ed appagante, quindi anche nel caso in cui voi abbiate questo re di spade, chiaramente qui voi cederete alla passione nei confronti di questa persona, perché comunque è una persona che vi piace e vi è sempre piaciuta. Forza parla di magnetismo, parla di erotismo, parla di un'energia e di un feeling erotico veramente alle stelle. Quindi parla di vittoria, cioè i desideri di entrambi ovviamente verranno esauditi. È chiaro che la carta della forza è legata in particolar modo ovviamente al segno del leone. Quindi torniamo nuovamente, come dicevo prima, per quanto riguarda la temperanza e ovviamente la Vergine, torniamo ovviamente al periodo di fine estate, in questo caso appunto il leone, cioè il mese di agosto. Quindi tra agosto e settembre ci potrebbero proprio essere dei movimenti importanti da parte di questa persona, che ovviamente vorrà ritornare da voi proprio perché particolarmente appunto eccitata evidentemente o dal pensiero di voi o questa persona ha modo di vedervi, per esempio sui social. Come tornerà ovviamente questa persona? Attraverso, vi ripeto, dei messaggi, quindi qui abbiamo appunto il fante di denari e ovviamente tornerà in maniera diciamo piuttosto amichevole, perché i denari rappresentano appunto generalmente appunto dei tentativi che partono inizialmente diciamo sottotono o comunque in maniera particolarmente prudente e attenta. Quindi questa persona non tornerà da voi cantandovi la serenata, bensì tornerà obiettivamente da voi, diciamo un po' in sordina, non proprio con la coda fra le gambe, perché vi ripeto qui c'è anche tanto coraggio, cioè tornerà anche chiedendovi perdono, quindi si prenderà le responsabilità di ciò che ha combinato, però diciamo che non ambirà immediatamente a prendere il posto di questo re di spade, bensì, vi ripeto,
questa persona cercherà di sondare il terreno. I denari rappresentano infatti la furbizia e ovviamente il temporeggiare per riuscire a capire quando possa essere il momento migliore appunto per agire. Quindi è una carta di volontà, ma di prudenza e di astuzia e soprattutto di intelligenza. Quindi questa persona in maniera molto attenta, anche se ovviamente in maniera molto concreta, tornerà da voi, ma quando lo riterrà necessario e soprattutto nel momento in cui ovviamente avrà più certezze e sicurezze circa se stesso sicuramente, ma anche circa una vostra maggior disponibilità. Quindi questo agirà in maniera molto furba, d'accordo? E calcolata. Vi darò anche un'informazione in più. Questa persona già sin d'ora vi sta tenendo d'occhio. È una persona che, vi ripeto, sta già programmando addirittura sul quando e come tornare e sta ovviamente programmando tempistiche a lungo termine. Vi dicevo, temperanza e ovviamente fante di denari. Quindi già nel momento presente questa persona sta architettando il modo, come, dove, quando per poter tornare da voi. Ma, vi ripeto, sta temporeggiando e temporeggerà ancora per lungo tempo. Vi ripeto, in particolar modo da tener d'occhio il periodo dell'estate, della fine dell'estate. Ecco, periodo che per lui rappresenterà evidentemente un momento evidentemente proficuo per poter arrivare al suo obiettivo, che siete ovviamente voi, che è la forza, cioè vivere una intensa attività sessuale con voi appagante e ritrovare, diciamo, la vostra complicità, riappacificandosi a voi. Però è chiaro che lo sta già facendo, ma con grande attenzione, prudenza e non agendo mai in maniera impetuosa, bensì ragionando. Questa è una persona molto furba che, vi ripeto, vi sta già tenendo d'occhio, proprio per riuscire a cercare di capire, ovviamente, quando possa essere il momento più giusto per tornare da voi e ovviamente con quali modalità ed eventualmente anche, ovviamente, attraverso quali informazioni. D'accordo? Quindi questa è una persona molto furba e una persona molto attenta, che però ovviamente vi porterà delle notizie, perché comunque il fante di denari parla ovviamente di notizie e parla, vi ripeto, comunque di azioni pratiche, quindi messaggio, telefonata, un like sui social, una richiesta di amicizia sui social, proprio per cercare di sbloccare assolutamente la situazione. Quindi per farlo lo farà, però vi ripeto è una persona molto furba che agirà in maniera altrettanto furba, ponderando il come, il dove, quando. Un piccolo gesto lo farà che porterà ovviamente allo sviluppo di un qualcosa, ma lo farà in maniera assolutamente attenta, in maniera accorta, per cercare evidentemente di non andare a peggiorare ovviamente la situazione. Tra l'altro ovviamente è un fante di denari e chiaramente in questo mazzo i denari rappresentano l'amore tra ovviamente Zeus e Danae. Un amore nato, diciamo, in maniera clandestina, poiché questa bellissima donna era appunto stata rinchiusa in una torre dal proprio stesso padre, il re Acrisio, che appunto l'aveva rinchiusa per nasconderla, diciamo, dall'universo maschile, poiché appunto aveva ricevuto una predizione piuttosto negativa, cioè che il figlio di Danae, quindi il proprio nipote, lo avrebbe ucciso. Ecco che quindi decide, ovviamente in maniera assolutamente crudele, di rinchiudere la propria figlia in questa torre. Ovviamente Zeus aveva tutte le chiavi del mondo, poi soprattutto di fronte a tale bellezza, Zeus sappiamo che non riusciva a resistere alla bellezza e di conseguenza riesce a vedere più e più volte Danae, di cui si innamora, ovviamente si invaghisce, diciamo, e ovviamente concepiscono appunto un figlio che sarà il giovane Perseo,
Perseo, che ovviamente poi ucciderà proprio effettivamente il re Acrisio e libererà ovviamente la propria madre da questa torre, e ovviamente ucciderà il nonno per punirlo del trattamento riservato a sua madre, nonché ovviamente a sua stessa figlia, d'accordo? Quindi anche voi ragazze, proprio come Danae, vi sentirete appunto, diciamo, librare felici ovviamente nell'aria dopo, diciamo, un periodo piuttosto pesante, fatto di costrizioni. Quindi evidentemente, diciamo, comunque la lontananza da questa persona vi è pesata, nonostante la presenza eventualmente di questo re di spade, però chiaramente il ritorno di questa persona per voi sarà, diciamo, una sorta di chiave in grado appunto di riaprirvi alla vita. D'accordo? Quindi uscirete da una prigione fatta di brutti comunque ricordi, d'accordo? Anche perché, come vi dicevo appunto con la carta della forza, qui c'è una intensa attività fisica, quindi sicuramente tra voi e questa persona rinascerà proprio la passione, questo ovviamente sicuramente, anche se vi ripeto con tempistiche un po' lunghe, perché questa è una persona che sta già proprio programmando il come, il dove e il quando, purtroppo però il quando ha tempistiche un po' effettivamente lunghe, quando lui ovviamente lo riterrà più opportuno, d'accordo? Ora vediamo appunto l'ultima coppia di carte, lasciata volutamente per ultima. Cerchiamo di capire qual è il consiglio che vi viene invece appunto dato dagli arcani. Vediamo un po'. Qui abbiamo il 6 di coppe e ovviamente il 3 di bastoni. Allora ragazzi, quello che ovviamente vi viene consigliato è sicuramente di riguardare al passato, 6 di coppe, riprendere in mano il passato. Ovviamente il 3 di bastoni parla di attesa, ma questo ve l'ho già detto più e più volte ovviamente in questa stesa. Sarà un ritorno, diciamo, a lungo termine, ci sarà, però ovviamente con tempistiche non proprio così veloci. Vi ripeto, questa è una persona che ha intenzione di tornare, si tratterà semplicemente di dover attendere un po' di tempo, 3 appunto di bastoni, che è proprio la carta dell'attesa, un'attesa comunque programmata che ovviamente porterà al successo. Ovviamente un successo che però, vi ripeto, non sarà immediato, ma che comporterà delle azioni pratiche che appunto verranno compiute nel tempo e che ovviamente porteranno alla vittoria, ma si sta parlando di un percorso graduale. Quindi non cercate di accelerare i tempi, vi consigliano gli arcani, però comunque di ridare udienza al passato, 6 di coppe, poiché il 6 di coppe parla proprio delle memorie del passato e di ricordi che non permettono alla consultante, quindi in questo caso voi, di evolvere verso uno stadio differente della vostra esistenza. Il passato va in qualche modo, in questo caso, ripreso in mano, va rivisto. Ci si deve riflettere su questo passato, ci si deve in qualche modo riconciliare con il passato, con ciò che si è eventualmente ovviamente subito. Quindi il passato ritorna per essere risolto. Con il 6 di coppe il passato deve ritornare proprio per evitare rimorsi, rimpianti, sensi di colpa, per permettervi di scegliere in maniera più chiara e lucida possibile, per fare in modo che il passato non vi condizioni in maniera latente e inconscia. Si tratta di riconciliarsi col passato. Il passato deve tornare per guarire, per guarirsi, per permettere a delle ferite di essere completamente chiuse. D'accordo? Proprio perché il 6 di coppe parla di ancora una certa confusione
emotiva in riferimento a questa situazione, dubbi, esitazioni, appunto. Quindi parla anche di, diciamo, un'attesa un po' troppo ansiosa del ritorno da parte di questa persona, cioè questa situazione non vi è andata giù e potrebbe, diciamo, alimentare in voi comunque dei sentimenti di rancore, tristezza. Quindi il passato va ripreso in mano per poterlo risolvere, per potervi permettere una nuova vita, un nuovo cammino, per perdonare magari non solo questa persona, ma anche per perdonare voi stessi, per evitare soprattutto di ripetere gli errori compiuti in passato. Il 6 di coppe, ragazzi, è una carta molto profonda e intelligente, che comporta una profonda riflessione, perché gli errori del passato non devono essere ripetuti, devono essere lucidamente analizzati e compresi, in modo da, ovviamente, non rimetterli più in atto. Bisogna, dice il 6 di coppe, ricercare le cause di ciò che è accaduto anche nel vostro atteggiamento. Questo non vuol dire che voi abbiate responsabilità, ma potreste, per esempio, aver negato delle realtà evidenti che, poiché innamorate, non avete magari voluto vedere. Potreste aver magari perdonato troppo a questa persona. Potreste essere state troppo accondiscendenti, troppo buone, troppo permissive nei confronti di questa persona. Ma vi ripeto, non perché ci sia qualcosa di sbagliato in voi, è lui che ha sbagliato, ma obiettivamente il 6 di coppe vi sta chiedendo di riguardare al passato per riappacificarvi anche con voi stesse, per notare anche quelle piccole increspature nel vostro comportamento in modo da non ripetere più errori compiuti nel passato. Voi potreste esservi anche magari fidate troppo delle parole di questa persona, aver creduto forse troppo alle parole di questa persona. D'accordo? Quindi è importante riguardare lucidamente anche al proprio comportamento, in modo che il passato non vi condizioni più e non vi faccia vivere più con incertezze e con paura. D'accordo? Perché, vi ripeto, il passato deve essere rivisto proprio per evitare che eserciti un'influenza negativa sul vostro presente e soprattutto sul vostro futuro. D'accordo? Quindi guardate avanti senza spingere sull'acceleratore, 3 di bastoni, ma ovviamente cercando comunque anche di comprendere se il vostro comportamento possa essere stato del tutto, diciamo, irreprensibile, oppure se voi possiate avere in qualche modo dato forse troppo a questa persona, una persona ancora immatura che non meritava tutto il vostro buon cuore, il vostro sentimento e la vostra fiducia. È importante, ragazzi, guardare anche dentro noi stessi, in modo da schermarci il più possibile da possibili altri inganni. Questo perché? Perché quando questa persona tornerà, vi ripeto, tornerà in maniera molto sincera, ve lo dicevo, con la temperanza e con la forza, ma dovrete comunque tutelarvi in riferimento ad errori che questa persona ha compiuto in passato, per evitare che ovviamente siate comunque voi poi a dover di nuovo soffrire e illudervi. Il 3 di bastoni, ripeto, parla comunque di comunicazioni tramite notizie, telefonate, like, messaggi, quindi tentativi pratici dal passato 6 di coppe, che rappresenta appunto la carta per eccellenza del passato. Quindi vi riconfermo che questa persona comunque tornerà. Il suo ritorno ovviamente sarà per voi una grande sorpresa, non sarà un ritorno ovviamente a breve termine, quindi sicuramente questa persona tornerà, ma con tempistiche lunghe. Tra l'altro il 6 di coppe è una carta legata ai giorni dal 21 al 27 di settembre. Guardate quante volte ritorna ovviamente il mese di settembre, comunque la fine dell'estate.
Quindi sicuramente qui c'è un momento importante per la vostra vita dove andrete inevitabilmente a riprendere il passato e lo farete per permettere soprattutto a voi stesse di evolvere, di prendere le giuste decisioni, anche magari in riferimento a questo Re di Spade rispetto al soggetto della stesa, e per poter quindi riprendere in mano ovviamente anche il vostro futuro. Questa persona sicuramente tornerà, ma vi ripeto con tempistiche diciamo piuttosto lunghe. Focus importante il periodo inerente alla fine dell'estate o comunque l'estate. D'accordo? Chiaro che la decisione ultima ovviamente spetterà a voi, questo ovviamente sempre nella vita. D'accordo? Dunque questa stesa termina qui, il responso è sicuramente molto positivo, quindi questa persona assolutamente tornerà. Prendete comunque le giuste precauzioni e tutelate il vostro cuore, mi raccomando. Ricordatevi come sempre ragazzi, mi raccomando, di mettervi come priorità assoluta ovviamente della vostra vita e del vostro chiaramente benessere. Come sempre ovviamente buona fortuna e a presto!